Buongiorno ragazzi, oggi andremo a vedere la bottom view di un albero binario. I prerequisiti di questo video sono due. Il primo è il level order traversal e il secondo è il vertical order traversal. Ho trattato entrambi gli argomenti nei miei video precedenti. Lascio qui da qualche parte i video. Come potete ben immaginare, la bottom view si tratta dell'insieme di nodi che riesco a vedere da questa angolazione dell'albero. Quindi immaginate di essere qui, di trovarvi in questo punto, e di guardare da sotto l'albero binario. Tutti i nodi che riuscirò a vedere compongono la bottom view. E come ricavare la bottom view con un algoritmo è molto semplice. Come prima cosa bisogna andare a scrivere il level order traversal livello per livello. Quindi andiamo a farlo insieme. Dunque, abbiamo sul primo livello il nodo A. Sul secondo livello abbiamo B e C. Sul terzo livello D, E, F e G. Sul quarto e ultimo livello abbiamo H, I, L, M. Dopodiché, come seconda cosa, dobbiamo andare a calcolare l'HD, ovvero l'horizontal distance, per ogni nodo di quest'albero. Andiamo a farlo insieme. Quindi, per la root dobbiamo mettere HD uguale a 0. Andiamo avanti, per il figlio sinistro dobbiamo applicare questa piccola formula. Quindi HD del figlio sinistro uguale parent HD meno 1. Quindi in questo caso, se vogliamo calcolare l'HD del nodo B, dobbiamo fare HD del nodo A meno 1, quindi A meno 1 uguale meno 1. Andiamo avanti, per il figlio destro dobbiamo fare una cosa molto simile, quindi C è il figlio destro di A, dobbiamo andare ad applicare questa formula, quindi dobbiamo fare parent HD più 1, quindi in questo caso 0 più 1 uguale 1. Continuiamo per tutti i nodi dell'albero, quindi prendiamo in considerazione il nodo D è il figlio sinistro di B, dobbiamo fare meno 1 meno 1. Per quanto riguarda E dobbiamo fare HD del padre più 1, quindi meno 1 più 1 uguale 0. Prendiamo in considerazione F, dobbiamo fare HD del padre meno 1 perché è il figlio sinistro, quindi facciamo più 1 meno 1 uguale 0. Vediamo G è il figlio destro di C, quindi facciamo più 1 che è uguale a 2. Andiamo avanti per il quarto e ultimo livello, prendiamo in considerazione H è il figlio sinistro di D, quindi dobbiamo fare meno 2 meno 1. Per quanto riguarda I invece dobbiamo fare HD del padre più 1 perché I è il figlio destro di D, quindi meno 2 più 1 è uguale a meno 1. Per quanto riguarda L, che è il figlio sinistro di G, dobbiamo fare 2 meno 1, che è uguale a 1. Infine, per l'ultimo nodo, che è M, che è il figlio destro di G, dobbiamo fare HD del padre più 1, quindi 2 più 1 uguale 3. Dopo aver scritto l'HD per tutti i nodi dell'albero, andiamo qui a riassumerli qua sotto per semplicità. Quindi con meno 3 abbiamo solo il nodo H. Per HD meno 2 abbiamo il nodo D e basta. Per HD meno 1 abbiamo i nodi B e D. Per quanto riguarda HD 0 abbiamo tre nodi che sono A, E ed F. Per quanto riguarda HD più 1 abbiamo C ed L. Per HD2 abbiamo solo il nodo G. Infine per HD3 abbiamo solo il nodo M. Ora che abbiamo entrambe le cose, ovvero il level order traversal e l'horizontal distance per tutti i nodi di quest'albero, possiamo andare a calcolare la bottom view. Quindi, come si calcola la bottom view? E per andare a calcolare la bottom view dovrò andare a prendere un e un solo elemento da queste colonne. Quale elemento dovrò scegliere? Andrò a prendere sempre l'ultimo elemento che compare in ogni colonna. Quindi andiamo a farlo insieme. Per la prima colonna prendiamo l'elemento H perché c'è solo lui.
Per la seconda colonna, che corrisponde ad HD-2, andrò a prendere D perché è presente solo un elemento. Nella colonna HD-1 ci sono due elementi, B e D. Devo andare a prendere l'ultimo elemento. Cosa si intende per ultimo elemento? Si intende l'elemento che compare per ultimo nel level order traversa. Quindi abbiamo B che è qui, I che è qua in fondo, quindi l'elemento che compare per ultimo è I e andrò a prendere I. Farò la stessa cosa per HD uguale a 0. Abbiamo gli elementi A, E ed F. A compare qui in alto, E compare qui, F compare in questa posizione. F è l'ultimo elemento che compare tra i tre, quindi andrò a prendere F. Vado avanti, stessa cosa per HD più 1, abbiamo C ed L. C compare qua nel level order traversal, L compare qua in fondo, quindi l'elemento che compare per ultimo è L. Le ultime due colonne hanno un solo elemento, quindi prenderò G ed M così come sono. E questa sarà quindi la bottom view del nostro albero binario. Andiamo a visualizzarlo insieme sull'albero. I nodi sono H, D, I, F, L, G e infine M. Vi faccio notare un'ultima cosa. Se guardate come ho disegnato quest'albero, c'è qualcosa di strano tra i nodi E e F. Se guardiamo la bottom view come è disegnata, ci si aspetterebbe di prendere entrambi i nodi, sia E che F, perché entrambi sono visibili dalla bottom view. Però questo non è vero, perché E e F sono sullo stesso livello che il terzo e hanno la stessa horizontal distance. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che andrebbero disegnati sovrapposti, ovvero uno sopra l'altro, in questo modo. Ovviamente è molto difficile disegnare un albero perfetto su carta lavagna, quindi come vi accorgete di questo fatto? È semplicemente, come ho detto prima, E ed F sono sullo stesso livello che è il terzo e hanno la stessa horizontal distance. Quindi quale prendiamo alla fine tra i due? Prenderemo uno dei due, casualmente, o il primo o il secondo, non importa, va bene lo stesso. Quindi praticamente la bottom view di quest'albero binario potrebbe essere H, D, I, F, L, G, M, oppure potrebbe essere H, D, I, E, L, G ed M. Spero che questo video vi sia piaciuto, se è così lasciate un like, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video, grazie mille.